Ciao a tutti, oggi nuovo video per la serie qualità dell'aria e benessere nelle nostre case. Come immagino anche voi, da qualche settimana ho acceso il riscaldamento in casa, cosa fondamentale per il nostro benessere termico. Io poi sono freddoloso, ma che non va d'accordo purtroppo con il nostro benessere respiratorio. Infatti se abbiamo il raffreddore, e io ce l'ho, sentirete la mia voce peggiorare nel corso del video. Il fatto che il riscaldamento faccia diminuire l'umidità presente nell'aria ovviamente può darci fastidio, poi dà fastidio a tutta un'altra serie di cose, può far seccare la pelle e via discorrendo. Non mi dilungo che non sono certo uno specialista, ma tanto queste cose le sapete. Come fare a rispondere a questo problema? Si risponde ovviamente con gli umidificatori. Oggi ne proviamo uno, ma non proviamo solo un umidificatore, quindi vedete il video fino alla fine, e non proviamo in particolare quello che sta producendo questa fastidiosa nebbiolina, bensì quest'altro. Eccolo qua! Il fantastico umidificatore evaporativo di Switchbot. Andiamo a vederlo e confrontiamolo con le altre soluzioni possibili. Lo metto un attimo da parte, solo per dirvi che tutti noi sappiamo, come accennavo, che per rispondere alla secchezza dell'aria servono gli umidificatori, ma non c'è una conoscenza comune condivisa su che tipi di umidificatori siano presenti in commercio. C'è chi pensa a questo in realtà è un diffusore di aromi che sì, fa una nebbiolina umida e in senso stretto umidifica l'aria, ma è assolutamente non sufficiente per lo scopo, anche in una stanza molto piccola, credetemi, perché ci ho provato. In particolare, tra l'altro ve lo accenno, questo qua è di Meros, è Wi-Fi ed è compatibile con SmartThings, quindi se volete avere un buon profumo in una stanza, questa è un'ottima soluzione. Se volete avere l'aria sufficiente umida, questo non è un'ottima soluzione. Altra alternativa, ed è l'alternativa credo al momento più diffusa sul mercato, è questa. Mi muovo lentamente perché questo è pieno d'acqua. Eccolo qua. Questo, se potete vedermi dietro la nebbia, è l'umidificatore di Switchbot che ho comprato qualche anno fa. Ha una ragionevole potenza, come potete vedere dalla nebbia che si sta formando. Questo non l'ho mai recensito perché, nonostante fossi complessivamente soddisfatto di come funzionava, poi ve ne parlo rapidamente per fare un confronto, non era niente di particolarmente smart. È ragionevolmente piccolo, è silenzioso, è ragionevolmente potente, si collega in Wi-Fi, funziona con SmartThings peraltro, ed è soprattutto un umidificatore a ultrasuoni, per cui usa un meccanismo a ultrasuoni molto simile a quello degli aerosol, appunto a ultrasuoni, per creare delle micro goccioline d'acqua che poi vengono soffiate nell'aria. Questa tecnologia ha dei limiti dovuti al fatto che l'umidità creata con gli ultrasuoni è perfetta per gli aerosol che servono a veicolare dei farmaci nel nostro sistema respiratorio, ma non è il massimo per gli umidificatori, perché crea delle goccioline che sono sì piccole, tanto che appunto si diffondono nell'aria, ma non sono poi così piccole e possono portare con sé batteri, minerali, e possono, nel momento in cui colpiscono in modo costante una superficie, farla bagnare, il che può portare a muffe o problemi di questo genere. L'altro problema di questo tipo di dispositivi è il fatto che tutto il meccanismo diventa piuttosto complicato da mantenere nel momento in cui si accumula sporco calcare e si possono formare anche delle muffe. Io non ho avuto dei problemi enormi, però nel tempo, ve lo faccio rapidamente vedere, ecco qua, vedete nel buco che si è accumulato un po' di sporco, anche qui nel coperchio, e anche nella base, dove però è più facile pulirlo, si è appunto accumulato un po' di sporco. Quello nel coperchio è piuttosto difficile da pulire, che nel tempo, soprattutto quando si lascia spento per tanto tempo, magari d'estate, e poi si riaccende, può causare qualche piccolo problema di odore. Problema non insormontabile, meglio averlo che non averlo, però oggettivamente è una cosa da gestire in più. Altra cosa che vi faccio notare, poi capirete perché, ovviamente questa è una tanica d'acqua che va riempita manualmente. Un'altra fattispecie di umidificatori sono quelli a vapore caldo, che forse vi ricorderete da quando eravamo bambini, no? Io sono stato bambino negli anni 80 e i umidificatori che si utilizzavano erano quelli. Di fatto portavano l'acqua a temperatura di ebollizione facendola evaporare. È un sistema piuttosto sicuro dal punto di vista sanitario, perché chiaramente il vapore a 100 gradi uccide i batteri, però le goccioline sono comunque di una certa dimensione, quindi se vanno a colpire costantemente qualcosa possono causare muffe. E, cosa non indifferente, consumano un botto, perché chiaramente si basano sul calore. Cosa cambia con questo? Che innanzitutto potete notare che è un bel po' più grosso, ma comunque non così grosso da non poter essere messo comodamente in qualsiasi stanza o appoggiato sul mobile. Questo è un umidificatore a evaporazione, tecnologia completamente diversa, che si basa sul fatto che un filtro che vedete qui di fianco, eccolo qua, questo è il filtro,
venga bagnato tramite l'acqua che viene da questa tanica, nella quale però, attenzione, non è immerso, ok? E la ventola che si trova qui sopra, ve la faccio vedere, aspirando l'aria la fa passare tramite questo filtro bagnato e l'aria appunto evapora, viene immessa nel flusso d'aria ed esce da sopra. Questo permette di fare diverse cose. Innanzitutto le particelle d'aria che vengono immesse nell'aria in questo modo sono molto più piccole, il che vuol dire che non possono portare batteri, perlomeno secondo le dichiarazioni di Switchbot. Io non sono un biologo, però tenderei a fidarmi da questo punto di vista. Non possono portare minerali, non possono portare particelle di polvere. Polvere che peraltro non è immessa né nell'aria né nell'acqua grazie al sistema di filtri, uno dei quali è proprio qui, quindi l'aria che viene pescata, ecco qua, da tutte le paratie è filtrata grossolanamente da questi filtri che ogni tanto ovviamente bisogna pulire. L'altro vantaggio del sistema di evaporazione è che il filtro può essere separato completamente dal sistema di gestione dell'acqua. Infatti, come vi accennavo, non è immerso nell'acqua ma viene bagnato solo quando l'umidificatore è in funzione. Quando l'umidificatore si spegne, automaticamente l'umidificatore va in una modalità per cui fa passare aria asciutta sul filtro senza bagnarlo ulteriormente e quindi progressivamente lo asciuga. Ci vuole un bel po', ci vogliono un paio d'ore, però funzionando in modalità con la ventola al minimo, quindi in modalità silenziosa, voi di fatto quasi non lo sentite, è la stessa rumorosità che poi vediamo della modalità notturna. Il filtro appunto si asciuga in questo modo. Nel tempo in cui questo dispositivo è spento, il filtro è asciutto. L'umidificatore dispone poi di altri meccanismi per la riduzione dei microbi, fondamentalmente, quindi sistemi di sterilizzazione e antibatterici, e tutto questo di fatto consente a Switchbot di promettervi che non soffrirà mai di proliferazione batterica, muffe, cattivi odori e quant'altro. Io ovviamente in un mese e mezzo non ho sentito assolutamente niente. Tutto il sistema è facilmente smontabile, trovate poi qua sul retro, ve le farò vedere le istruzioni su come smontarlo e come mantenerlo, perché così potete pulire, soffiare, lavare, eccetera eccetera, cosa che forse vi ricorderete non era affatto facile invece con l'altro prodotto sempre di Switchbot. Questa tecnologia permette un'umidificazione molto aggressiva, soprattutto se la mettete al massimo, perché di fatto permette di distribuire nell'aria 750 ml all'ora, è quasi un litro d'acqua. Avete comunque una tanica da 4 litri e mezzo che nell'utilizzo normale, quindi non al massimo, può durare 22 ore e mezzo, quindi quasi una giornata completa di utilizzo senza ricaricare la tanica, cosa che in certe situazioni potrebbe non essere necessario. Tanica che è fatta piuttosto bene perché si sgancia e qua ha una specie di maniglia che vi permette di portarvela per esempio nel bagno più vicino o in cucina se siete in soggiorno per riempirla. Alternativamente la potete lasciare dov'è, portarvi un contenitore con dell'acqua e versarcelo dentro. È fatta in modo da non sgocciolare quasi per niente quando appunto la sollevate dal supporto. Prima di rimontare il coperchio del filtro vi faccio vedere anche il retro, eccolo qua, come vedete si monta molto rapidamente, basta premere, ecco adesso sta uscendo tutta la polvere, io come vi dicevo l'ho usato circa un mese. Adesso vi faccio vedere le sue modalità di utilizzo e l'interfaccia manuale, tanto per incominciare. Questo è ovviamente per accenderlo, questo è il pulsante per selezionare la modalità, ne avete 3, sleep, quella per il sonno, che fa di solo 18 decibel di rumore. Io l'ho usato principalmente di notte mentre dormivamo in camera da letto, principalmente. Vi assicuro che è davvero silenzioso, non dà affatto fastidio. È un rumore bassissimo, molto regolare, che è molto importante per non disturbare durante il sonno, e ciononostante umidifica l'aria a sufficienza. Io lo tengo a circa il 64% di umidità, che è anche abbastanza alta, voler vedere, 62-64, comunque ce l'ha fatta. Poi salto un attimo dalla modalità humidity per passare a quella auto, che è la modalità con cui lui usa il suo sensore per gestire l'umidità in modo automatico, impostandone una che ritiene essere di benessere. E infine la modalità humidity. La modalità humidity permette di mantenere un livello di umidità preimpostato, ma non misurato vicino all'umidificatore con il suo sensore perché sarebbe abbastanza inaccurato, bensì tramite i sensori di Switchbot, perché sì, se voi selezionate un sensore collegato a uno hub Switchbot o uno hub Switchbot stesso, visto che lo hub V2 per esempio ha il sensore di umidità integrato,
quel sensore posizionato dovunque, tipicamente nella stessa stanza, magari a un paio di metri o anche di più, che è la distanza che consigliano da SwitchBot, misura accuratamente l'umidità e l'umidificatore si adegua in risposta. Questa è la modalità che secondo me è perfetta ed è quella che ho utilizzato io, e fra un secondo vi faccio vedere che sensore ho utilizzato per farlo, perché non l'ho ancora presentato sul mio canale. Rapidamente poi avete la possibilità di impostare manualmente un timer, quindi che si spenga dopo 2, 4, 6 ore, il reset del wifi, e avete un bel LED, eccolo qua, adesso lo accendo così ve lo faccio vedere. Eccolo qua, un bel LED che in questo momento è rosso perché la tanica è vuota, l'ho svuotata apposta per fare il video, se no rischiavo di allagare il tavolo, che può diventare verde nel momento in cui l'umidità dell'aria è corretta rispetto ai parametri che voi avete impostato, blu se è troppo umida o arancione se è troppo secca. Il LED ha 2 livelli di luminosità, quindi molto luminoso, poco luminoso, però se andate nell'app di SwitchBot, poi vediamo come al solito le impostazioni, potete fare in modo che per esempio nella modalità sleep sia spento. Ultimo dettaglio, avete la possibilità di impostare il child lock. Ultime 2 cose, avete un LED che vi ricorda che è ora di pulire il filtro, succede ogni 240 ore, ve lo ricorda ovviamente anche l'app, e un altro LED, eccolo qua, filter dry, che vi ricorda che se avete spento l'umidificatore ma sentite ancora andare la ventola, non è un errore, ma sta facendo appunto l'asciugatura del filtro automatica e quindi non gli dovete staccare la spina ma lo dovete lasciare andare. Prima di passare all'app e all'integrazione negli ecosistemi di domotica, cosa per cui io vado fuori di testa e per questo tipo di prodotto decisamente molto rilevante, vi voglio far vedere una cosa che mi causa sensazioni molto positive e molto negative. Mi spiego subito. Cosa c'è qui dietro? Ebbene sì, se voi avete il robot aspirapolvere e pulisce pavimento S10, quindi non quello piccolino che ho provato, ma quello grosso con le 2 basi che ho visto a IFA Berlino 2023, vi ho fatto vedere sul canale, potete ottenere che il robot venga e tramite queste porte riempia di acqua l'umidificatore, cosa per cui ho detto che per qualche fortunato la dimensione della tanica potrebbe essere un'informazione irrilevante. Questo perché il robot S10, se utilizzate la sua basetta collegata alla rete idrica, può prendersi dell'acqua pulita e può farci quello che vuole, pulirci i pavimenti, oppure portarla appunto qua per riempirvi la vostra tanica, in modo che voi possiate completamente dimenticarvi di riempire la tanica dell'umidificatore. Questa cosa per me è incredibile. Vi accenno anche che al contrario sta uscendo un deumidificatore, quindi che toglie umidità dall'aria, di SwitchBot, che funziona esattamente al contrario. Lì la tanica si riempie con l'umidità dell'aria, di solito si usano negli ambienti molto umidi, magari più d'estate che d'inverno, e il robot arriva col suo serbatoio vuoto, si prende da una porta analoga l'acqua e va a scaricarla tramite sempre la sua base, come se fosse l'acqua sporca di quando ha pulito i pavimenti, se la scarica nella rete idrica. Quindi, come vi dicevo, sensazioni positive, perché secondo me è una cosa incredibile avere prodotti smart, ma smart davvero, non smart perché hanno il wifi, che interagiscono fra di loro e fanno delle cose così che non dobbiate farle voi, che sia pulire il pavimento, che è una cosa utilissima e che ormai è molto diffusa, ma anche cose estremamente ripetitive di cui uno magari si può dimenticare, come appunto riempire la tanica dell'umidificatore o svuotare la tanica del deumidificatore. Quello che mi causa sensazioni negative, ormai l'avrete capito, è che io non ce l'ho ancora, maledizione. Se qualcuno di voi ha già fatto il salto e ha già preso sia questo prodotto o lo prenderà adesso col Black Friday che il robot S10, si senta libero di vantarsene nei commenti e farsi salire ulteriormente l'invidia. Adesso passo a farvi vedere l'app. Solo prima vi dico una cosa, io ho usato per gestire l'umidità di questo umidificatore, come vi dicevo, questo che è il Meter Pro di SwitchBot, ve lo faccio vedere da vicino. Intanto che vi faccio vedere come funziona l'app per l'umidificatore, vi spiego anche come lavorano insieme e vi spiego anche perché questo Meter Pro mi ha veramente colpito. Prima di continuare però vi invito a iscrivervi al mio canale. Entrambi questi prodotti mi sono stati mandati in prova da SwitchBot e questo, come vi dico sempre, è possibile solo grazie a quelli di voi che si sono iscritti al canale, dandogli una visibilità adeguata e comunicando alle aziende che collaborano con me che appunto c'è una community viva e attiva e attenta ai contenuti che creo. Quindi grazie a chi di voi si è iscritto e per gli altri mi raccomando iscrizione e campanella. Qui siamo nell'app di SwitchBot, sono già entrato nelle Evaporative Humidifier come lo vedete.
mi segna fuori dall'acqua, che è una pessima traduzione per out of water, quindi ha finito l'acqua, e mi suggerisce riempire l'umidificatore da soli o utilizzando il cleaning robot. Mi piacerebbe un sacco. Inoltre mi dice il filtro ha raggiunto la sua durata, per favore puliscilo subito, come vi dicevo vi dà gli alert. Adesso ho aggiunto un po' di acqua, tra l'altro non vi avevo ancora fatto notare la comodità del fatto che essendo traslucido la plastica del serbatoio si vede il livello dell'acqua, quindi capite immediatamente quando è il momento di riempirlo. Nell'app mi segnala che è in pausa, ed è in pausa, in questo momento appunto è spento, l'umidità del 54% che legge dal mio Meter Pro in questo momento. Nell'app potete fare sostanzialmente tutto quello che potete fare dal pannello, quindi accenderlo. In questo momento si è accorto che l'umidità è piuttosto bassa rispetto all'obiettivo di umidità impostato del 65%, è partito, adesso io lo forzo alla modalità 1, vedete che è passato dalla modalità umidità, in cui si basa appunto sull'umidità obiettivo e quella misurata dal Meter Pro, alla modalità livello, che è appunto l'unica modalità manuale. Nella modalità manuale ha comunque una protezione per l'umidità eccessiva, cioè se raggiunge il 70% di umidità si spegne lo stesso, per evitare che magari ve lo dimenticate a cannone in una stanza e ve la fa diventare una serra tropicale. Filtro asciutto è quello che vi dicevo, è automatico in generale, ma potete anche attivarlo manualmente, magari avete staccato per sbaglio la spina e si è spento, ma il filtro non era ancora stato asciugato e voi fate partire manualmente la modalità di asciugatura del filtro. Il blocco per il bambino si può far partire anche da qua, il ritardo si può far partire anche da qua. La pianificazione, ci ho giocato un po', devo dire che in questo caso le automazioni sono fondamentali, ma io alla fine ho optato per un misto tra automazioni e pianificazione. Io questo lo tengo dal tardo pomeriggio in camera da letto e voglio che alle 21 si accenda, così inizia con calma a portarmi la camera da letto a un'umidità ottimale. Poi in questo momento come esempio vi ho messo che alle 23 passa alla modalità sleep, in realtà la modalità sleep si può ottenere in modo più intelligente, lo vediamo fra un attimo, però comunque poterlo pianificare direi che è una funzionalità base che ci sta. Cura e manutenzione, ecco qua vi fa un riepilogo di cosa dovete fare. Filtro scaduto, è ora di pulirlo. Se ci andate vi dice smonta il filtro, ecco vedete tra l'altro vi dà anche delle istruzioni. Dopo averlo pulito ripristinate i timer. Che altro? Andiamo nelle impostazioni, vediamolo. Primo punto, eccolo qua, coppia con SwitchBot Meter, cioè di fatto vi fa selezionare i sensori di umidità che avete in giro per casa. Vedete qua che io ho il Meter Pro, eccolo. Impostazione filtro secco, l'impostazione di asciugatura automatica ogni volta che lo spegnete. Qua potete, come vi dicevo, impostare il suono e la luminosità. Io l'ho impostato in modo che luminosità in modalità sospensione off, cioè spento proprio, se no potete metterlo morbido, quindi quella intermedia. Solo servizi di terze parti, serve per integrarlo con le varie cose. Vedete qua quelle, in particolare Alexa, Google, IFTTT, SmartThings, cose intelligenti, santo cielo, e domanda sarebbe Matter, perché sì, tramite gli hub di SwitchBot questo diventa compatibile Matter. Nelle automazioni quello che potete fare, ve lo faccio vedere tramite le scene, potete accenderlo, spegnerlo, impostare il livello manuale, tra virgolette, o impostare la modalità. E questo è interessante perché mi permette di collegarmi alla parte successiva, ossia come automatizzare la gestione di questo fantastico umidificatore, che è compatibile, ve lo anticipo, ovviamente avete visto Alexa e Google Home, sì, però soprattutto è compatibile con SmartThings, che però al momento può solo accenderlo o spegnerlo, che è un po' un limite purtroppo. Quello che potete fare chiaramente, siccome Alexa riconosce le scene di SwitchBot, è creare un pulsante virtuale in SmartThings che Alexa riconosce e quando lo accendete virtualmente Alexa attiva la relativa scena di SwitchBot. Questa cosa è più semplice in Homey per certi versi, perché benché Homey non riconosca l'umidificatore tra i dispositivi SwitchBot compatibili, quindi non vi comparirà a differenza di SmartThings, Homey riconosce tutte le scene di SwitchBot. Quindi quello che potete fare con Homey è, quando la casa passa in modalità notte, io poi ho sincronizzato le modalità notte e giorno eccetera eccetera di Homey e di SmartThings, quando dicevo passa la casa in modalità notte, passi l'umidificatore in modalità sleep tramite la corrispettiva scena. Quando la casa passa in modalità giorno lo spegni sempre tramite la rispettiva scena. Questa cosa vi permette di automatizzare il comportamento e fare in modo che
umidifichi, e nel mio caso per esempio fa in modo che umidifichi alla massima potenza o comunque alla potenza necessaria la camera finché non andiamo a letto. Quando andiamo a letto passa in modalità sleep e non lo sentiamo più. Quando ci svegliamo e la casa passa in modalità giorno, si spegne e inizia a asciugarsi il filtro, il tutto senza nessunissimo intervento da parte nostra, ma in modo più preciso che con la pianificazione basata semplicemente sugli orari. Per questo tipo di dispositivi, io ci tengo sempre a dirlo, il fatto che funzionino in modo veramente il più automatico possibile ne determina la comodità, ma anche il fatto che siano sempre in funzione quando servono. Veniamo adesso al sensore che gli permette di sapere qual è l'umidità in un momento e adeguarsi di conseguenza. Ovviamente lo vedete, il Meter Pro fa molto più di questo. Me l'hanno mandato da provare un mesetto fa, quindi l'ho provato di fatto in parallelo all'umidificatore. Il motivo per cui ero molto contento di averlo era perché questo è il primo sensore di qualità dell'aria che posseggo che misura, lo vedete in grande, 754 in questo momento, la CO2, cioè la concentrazione di anidride carbonica in una stanza, che vi dà l'informazione sul fatto che l'aria in quella stanza sta diventando, come si suol dire, viziata, ed è ora di cambiarla aprendo una finestra o banalmente aprendo la porta per far circolare l'aria all'interno della casa. Se l'aria diventa più viziata in una stanza ci si sta peggio, si diventa anche meno attenti, meno produttivi a certi livelli di concentrazione. E io in particolare ho uno studio piuttosto piccolo dove passo molto tempo e dove tipicamente, per evitare i rumori che vengono dal resto della casa, tengo la porta chiusa, e ho scoperto che abbastanza in fretta la concentrazione di CO2 passa nel rosso. Nel rosso ci passa sopra le 1500 parti per milione. Come vi dicevo, è il primo sensore che ho che lo misura. Ce n'è anche un altro prodotto da Amazon, però è Wi-Fi. A me i sensori Wi-Fi non piacciono, stanno proprio sulle scatole. Questo invece funziona benissimo con Matter. Si integra come al solito tramite Bluetooth Low Energy con qualsiasi hub di SwitchBot. Io in questo momento l'ho collegato a uno hub V2 e quindi tramite Matter posso averlo anche negli altri dispositivi. Posso averlo anche nei miei altri sistemi di domotica, tra cui SmartThings per esempio, con il quale funziona perfettamente. Oltre alla CO2 vi dà, come vedete in alto a destra, la nuvoletta che stima le condizioni meteo esterne, in questo momento nuvoloso. Vi dà l'ora, vi dà la data, il semaforo che vedete appunto è quello che vi dà la qualità della CO2 in quel momento. Subito sotto avete la temperatura e l'umidità. Se andiamo a vedere nell'app di SwitchBot e entriamo nel Meter Pro, la prima cosa che vi fa vedere tocca per selezionare la fonte dei dati per il tuo pannello di visualizzazione. Cioè vi fa vedere che di fatto qua potete vedere i dati misurati da questo sensore, ma anche i dati misurati da altri sensori. Se io faccio imposta ora, sorgente di temperatura e umidità, io gli ho detto Meter Pro, quindi lui, ma posso dirgli anche fammi vedere invece quello che misura lo Hub V2, ed ecco che lui mi fa vedere un altro set di temperature e umidità che è quello dello Hub V2. Potete anche fargli vedere l'umidità, temperature e umidità locali, che sono quelli presi di fatto dai dati meteo. Potete cambiare il tempo ogni quanto si aggiornano i dati, in particolare la temperatura, separatamente temperatura e umidità, che potete mettere 5, 10, 30 minuti, stessa cosa per la CO2. Se lo clicco però mi dice attenzione, il dispositivo è alimentato a batteria, quindi non puoi cambiare questa modalità. Perché? Perché consuma molto di più rispetto all'umidità, alla temperatura, alla misura della CO2. Quindi anche se sarebbe utile avere un intervallo di aggiornamento inferiore, a batteria non ve lo fa fare. Ma non è un problema, perché ovviamente avendo specificato che è alimentato a batteria, significa che, eccola qua dietro, c'è una bella porta USB-C che vi permette di alimentarlo con un cavo che peraltro viene fornito, ed è un cavo fatto per infilarsi dietro questa piccola ansa, con la solita attenzione di SwitchBot per dettagli. Non ve l'avevo ancora fatto vedere, ma il dispositivo ha uno sportellino dietro che gli permette di appoggiarsi in modo angolato, tra l'altro con 2 angolazioni, quindi o poco o tanto, oppure si può chiudere e può essere attaccato a parete o con un adesivo o con una vite, c'è il foro per una vite essendo abbastanza pesante. Altro dettaglio, ultimo dettaglio funzionale, qua sopra c'è un pulsante che vi permette di passare dai gradi centigradi ai Fahrenheit, che trovo una funzione un po' bislacca perché non mi pare che l'utilizzo più intelligente di un pulsante sia alternare tra quei due, però vabbè, tant'è. L'altra cosa che fa però il pulsante è di forzare l'aggiornamento della CO2. L'unica cosa, quello è strano, dovete cliccare 2 volte, se no appunto mettete i gradi in Fahrenheit.
Su questo dispositivo Switchbot vi dà un sacco di informazioni anche su come sfruttarne in modo accurato le misurazioni. Per esempio vi dà tutta una serie di istruzioni su come calibrare i vari sensori, umidità, temperatura e CO2. E poi nell'interfaccia di dettaglio vi dà ovviamente il livello di CO2 con la stima se è buono o meno, l'umidità assoluta, il punto di rugiada. Forse qualcuno di voi ha visto il video, se no andate a vederlo, del sensore di umidità dell'aria AirQ di IoTech, fantastico, che era l'unico che avevo trovato finora che vi dava il punto di rugiada, che è in realtà molto più utile come dato rispetto all'umidità assoluta per capire se una stanza è troppo umida o è troppo secca. Ma la spiegazione sul punto di rugiada appunto l'ho messa in quel video, quindi andatevela a vedere. Qua vi trovate i grafici di temperatura, umidità, eccetera eccetera. Nelle impostazioni abbiamo già visto l'impostazione del pannellino, potete impostare dei threshold diversi per quanto riguarda la CO2. Poi potete avere una serie di alert acustici o luminosi per tutta una serie di valori, quelli che abbiamo visto di fatto. Similmente alla CO2 potete impostare gli intervalli ideali per quanto riguarda la temperatura e l'umidità. Qua volendo l'errore è questo sensore vi permette di misurare il punto di rugiada, l'impostazione del livello di comfort dovrebbe essere basato sul punto di rugiada, non separatamente su umidità e temperatura. Servizi di terze parti identici all'umidificatore, anche questo ovviamente come vi accennavo è compatibile Matter, tant'è, e adesso passo a SmartThings, che ve lo trovate appunto in SmartThings. Purtroppo in SmartThings si porta solo temperatura e umidità, non la CO2, non il punto di rugiada. Questo è veramente un peccato per certi versi. Ovviamente all'interno di Switchbot potete usare tutti questi dati per effettuare automazioni. Ad esempio, se l'umidità dovesse diminuire sotto una certa soglia, magari di umidità bassissima, il 45%, accendi l'umidificatore anche se è spento, no? Si genera una situazione che non vi aspettavate. Poi potete usare anche il punto di rugiada qua nelle automazioni e anche la CO2 ovviamente. Bene, conclusioni finali e ovviamente prezzi. Ho trovato l'umidificatore veramente fantastico, proprio è un prodotto che impatta sulla qualità della vita nella casa. Io l'ho apprezzato moltissimo per la performance, per la silenziosità e per la poca manutenzione che ha richiesto finora. Rispetto all'altro è un netto passo avanti da tutti i punti di vista. L'unico punto di attenzione è quello della rumorosità, perché questo con la ventola al massimo chiaramente fa molto più rumore dell'altro, che sia ad ultrasuoni è sempre molto poco rumoroso, però siccome c'è la modalità sleep che ti salva di notte, diciamo che di giorno, a meno che stai facendo una video call e lo fai andare a cannone, non ci sono situazioni in cui è rumoroso da darti fastidio. Ok? E questo lo conferma anche mia moglie, che sul rumore è veramente fissata. Per quanto riguarda il Meter Pro, io sono un maniaco delle misurazioni, avere anche finalmente la misurazione della CO2 in un pacchetto così piccolo e informativo mi dà proprio soddisfazione. Ho apprezzato molto il fatto che sia a batteria e anche alimentato in USB-C. Se lo tengo sul comodino di notte non lo alimento, non ci voglio attaccare il cavo. Se lo tengo sulla scrivania di giorno lo alimento e posso avere la misurazione molto frequente della CO2. E ho apprezzato tanto anche il fatto che può essere utilizzato per mostrare valori di altri sensori. È una versatilità davvero notevole. È la cosa a cui Switchbot per tanti versi ci ha abituati. Resta il sogno per l'umidificatore di un giorno poter avere il robot che lo riempie in automatico. Switchbot? Quando avanzano qualche test unit. Veniamo al punto non dolente, che sono i prezzi. Veniamo al punto dei prezzi, che di solito è dolente, in questo caso lo è molto di meno perché siamo sotto Black Friday. Quindi io cercherò di fare in modo di far uscire questi video in fretta per darvi la possibilità di comprare questi prodotti che sono fortemente scontati, perché questo costerebbe 70 euro. Uno dice, un sensore 70 euro, sì, ma vi ho elencato la miriade di funzionalità che ha. E comunque per il Black Friday è scontato del 25% e costa 52 euro, quindi molto 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 di meno. A sua volta l'umidificatore costerebbe a prezzo intero 240 euro, che è un prezzo assolutamente normale per un umidificatore di queste dimensioni e con questa tecnologia. E per il Black Friday è scontato a 180 euro, quindi anche qua un bel 25% di sconto, che se vi serve un umidificatore che copra un ambiente importante, io non l'ho ancora detto, ma questo di fatto può coprire un soggiorno di dimensioni grandi bene, ok? Figuriamoci una camera da letto, uno studio, con la massima sicurezza dal punto di vista della salute. Questa è decisamente la scelta ideale. Di entrambi vi lascio il link nella descrizione.
mi raccomando sempre guardare la descrizione dei video e possibilmente utilizzare i link che vi trovate, perché vi mandano direttamente sulle pagine con i prezzi scontati, e se voi utilizzate i miei link ovviamente io guadagno qualcosina che va a sostenere l'attività del canale. Si tratta veramente di spiccioli, però non fanno mai male. E voi non dovete neanche andare a cercarvi su Amazon il prodotto. Bene, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto come a me è piaciuto testare questi prodotti. Se è stato così lasciate un like, vi saluto e alla prossima!